Da Kotor si va poi su alla montagna dove è nato il Montenegro. Da in cima ci sono 25 tornanti davvero tortuosi, pericolosi in alcuni punti, per cui state bene attenti. È una strada comunque che sorprende per i suoi panorami davvero incredibili che si possono ammirare da diverse piazzole. Il Principato di Zeta, così si chiamava nel tardo Medioevo questa regione dei Balcani con le sue montagne che affacciano sull'Adriatico dalla baia di Kotor al lago di Skadar. Un quadrato di terra mentre tutto attorno avanzava la minaccia degli ottomani e proprio dalla resistenza ai turchi, proprio qui su questa montagna è nato il Montenegro. Sempre sul monte Lovćen si trova il mausoleo della personalità più nota della storia del Montenegro, ovvero Petar II Petrović Njegoš, l'ultimo Vladika, che nella prima metà dell'Ottocento rafforzò l'autorità centrale e il legame con lo zar di Russia e così modernizzò il Montenegro. Oggi il Lovćen è un parco nazionale che gonfia gli occhi di meraviglia. Nelle giornate nitide da quassù si vede tutto il Montenegro, dalle montagne del Durmitor fino al mare. Si vedono l'Italia, l'Albania e la Croazia. George Bernard Shaw, scrittore, premio Nobel e premio Oscar, quando salì su questa cima disse "Am I in paradise or on the moon?" Mi trovo in paradiso o sulla luna? Come dargli torto? Il nome Montenegro non tradisce la sua orografia, la sua natura montuosa, è tutto un saliscendi, lo confermano anche le scale per arrivare al mausoleo. Non lasciatevi scoraggiare perché le viste sono sempre straordinarie. Il monte Lovćen oggi è un parco nazionale, un gigantesco masso visibile dal mare, ma il suo passato è denso di storia. Già dall'inizio del 200 per la sua fitta foresta questa montagna venne chiamata Crna Gora, montagna nera. Da lì la contrazione in Montenegro, termine che venne poi utilizzato secoli dopo per nominare l'intera nazione che ha raggiunto l'indipendenza dalla Serbia con un referendum solo nel 2006. Politicians always use those tensions for their goals. Sceso dalla montagna nera, mi confronto con il contesto politico attuale nell'antica capitale del regno. Qui i combattenti del Principato di Zeta posero un argine ai turchi. Qui, in questo luogo inospitale, il piccolo popolo slavo resistette. Il principe di Zeta fondò la sua corte e un monastero. Quell'insediamento prese il nome di Cetinje ed è il posto in cui mi trovo ora. Questa città umile, lontana dai fasti monumentali delle grandi capitali europee, divenne il nucleo dove si forgiò la cultura montenegrina. Tutto attorno i Balcani per 6 secoli furono dominati dagli ottomani, i turchi. Il Montenegro rappresenta dunque una straordinaria eccezione nella storia di questa penisola. I montenegrini rimasero una piccola comunità sconosciuta ai più in mezzo ai Balcani, una enclave dove portarono avanti la loro cultura slava ortodossa. I servi rimasero sempre di più sotto il controllo degli ottomani e così si andò a distinguere l'identità montenegrina più libera e indipendente. Here we are signing a petition to get back our temples, our monasteries from Serbian Orthodox Church, who occupied literally our temples some 100 years ago. Padre Nicola
Fa parte della Chiesa ortodossa montenegrina. Nel suo paese la maggior parte dei luoghi di culto appartiene ancora alla Chiesa ortodossa serba. So you want the Serbs, the Serbian churches to go to the state of Montenegro so that anybody could use them? Yes, we wanted to become property of Montenegrin state, so that any Orthodox church can use those temples. Lo scontro tra la Chiesa ortodossa serba e quella montenegrina rientra nella più ampia rivalità politica tra Serbia e Montenegro. In estrema sintesi, la Chiesa montenegrina si è sviluppata nel tardo Medioevo ed è rimasta autonoma fino al 1918, quando il Montenegro venne annesso alla Jugoslavia. La Chiesa del Montenegro fu così incorporata a quella serba. Nel 1993 la Jugoslavia crollò e la Chiesa montenegrina cominciò così a reclamare i luoghi di culto tuttora in gran parte in mano alla Chiesa serba. Uno di questi è il monastero di Ostrog, uno dei più importanti di tutti i Balcani. L'ho visitato in un'uggiosa giornata dalle nubi dense e la pioggia fitta. Reclamare i luoghi di culto è un altro modo per affermare un'identità indipendente da quella serba. It's a very complex story. Yes, very complex, and we are all mixed out, you know. In one family you have Serbs and Montenegrins alike, you know, and that will be really bad if any conflict happens. Anche secondo padre Nicola, come ci era già stato detto a Plav, è soprattutto la politica a soffiare sulle tensioni per un proprio tornaconto. What's the relationship right now between Serbs and Montenegrins? Where in political sense there is always tension between Serbia and Montenegro. Serbian and Montenegrin people are mostly getting along, you know. We have to, but on both sides there are some extremists, there are some right-wing activists who are trying to make conflict between Serbs and Montenegrins. And what do you wish for the future? Do you think it's going to be there's going to be a solution? Because the Balkans in general has always been a territory of conflict between different ethnicities, not just the churches, right? Most of these countries never had their true independence in past centuries, so because of that there are lots of nationalism in these countries, you know. And that's the main problem, I think. So my hope is to lower nationalism, to turn towards some prosperity. Questa storia ci ricorda come i Balcani siano un grappolo di valli dalle tensioni mai sopite, fatto di elementi separati ma connessi. Le sue montagne hanno perimetrato comunità da cultura, lingua e religione diverse. Un mosaico allo stesso tempo geografico e umano, dove una miccia è sempre pronta ad accendersi. Un mosaico millenario, come la foresta in cui ci addentreremo nel prossimo episodio. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.